Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Aviflucox SF Group SRL. Ultimo aggiornamento. 17 settembre 2021. Cos'è Aviflucox? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Aviflucox durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Aviflucox? Aviflucox è un farmaco a base del principio attivo fluconazolo, appartenente alla categoria degli antimicotici e nello specifico derivati triazolici. È commercializzato in Italia dall'azienda SF Group SRL. Aviflucox può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Aviflucox 100 mg 10 capsule rigide, Aviflucox 200 mg 7 capsule rigide. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. SF Group SRL. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo fluconazolo. Gruppo terapeutico antimicotici. Forma farmaceutica. Capsula. Indicazioni: Aviflucox è indicato nelle seguenti infezioni micotiche, vedere paragrafo 5, 1. Aviflucox è indicato negli adulti per il trattamento di meningite criptococcica, vedere paragrafo 4, 4. Coccidioidomicosi, vedere paragrafo 4, 4. Candidiasi invasiva. Candidiasi delle mucose, incluse candidiasi orofaringea, candidiasi esofagea, candiduria e candidiasi mucocutanea cronica. Candidiasi orale atrofica cronica, stomatite da protesi dentale, nel caso in cui igiene dentale e trattamento topico siano insufficienti. Candidiasi vaginale, acuta o ricorrente, quando la terapia locale non è appropriata. Balanite da candida, quando la terapia locale non è appropriata. Dermatomicosi, incluse tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, tinea versicolor. Infezioni cutanee da candida, quando sia indicata la terapia sistemica. Tinea unguinium, onicomicosi, quando altri trattamenti non siano considerati appropriati. Aviflucox è indicato negli adulti per la profilassi di recidiva di meningite criptococcica in pazienti ad alto rischio di ricaduta. Recidiva di candidiasi orofaringea o esofagea in pazienti affetti da IVA ad alto rischio di presentare ricadute. Per ridurre l'incidenza della candidiasi vaginale ricorrente, 4 o più episodi all'anno. Profilassi delle candidemie nei pazienti con neutropenia prolungata, esempio pazienti con patologie ematologiche maligne sottoposti a chemioterapia o pazienti che ricevono trapianto di cellule staminali emopoietiche, vedere paragrafo 5, 1. Aviflucox è indicato nei neonati a termine, lattanti, infanti, bambini e adolescenti da 0 a 17 anni. Aviflucox è usato nel trattamento delle candidiasi delle mucose, orofaringee e esofagee, candidiasi invasive, meningite criptococcica e nella profilassi delle candidiasi nei pazienti immunocompromessi. Aviflucox può essere usato come terapia di mantenimento per prevenire le ricadute di meningite criptococcica nei bambini ad alto rischio di recidiva, vedere paragrafo 4, 4. La terapia può essere istituita prima che si conoscano i risultati delle colture o di altri test di laboratorio, ma, quando i risultati diventano disponibili, la terapia antinfettiva deve essere adeguata conseguentemente. Bisogna tenere in considerazione le linee guida ufficiali per l'uso appropriato degli antimicotici. Posologia. Il dosaggio deve essere basato sulla natura e gravità dell'infezione micotica. Il trattamento delle infezioni che richiedono dosi multiple deve proseguire finché i parametri clinici o altri esami di laboratorio non dimostrino che l'infezione micotica attiva sia scomparsa. Un periodo di trattamento inadeguato potrebbe portare alla recidiva dell'infezione attiva. Adulti. Indicazioni: posologia, durata del trattamento criptococcosi, trattamento della meningite criptococcica, dose di carico 400 mg il giorno 1, dose successiva da 200 mg a 400 mg/die, generalmente da 6 a 8 settimane.
Nelle infezioni che costituiscono rischio per la vita la dose può essere aumentata fino a 800 mg. Terapia di mantenimento per prevenire le ricadute di meningite criptococcica nei pazienti ad alto rischio di recidiva 200 mg/b indefinitamente alla dose giornaliera di 200 mg coccidioidomicosi da 200 mg a 400 mg 11 mesi fino a 24 mesi o più, in base ai pazienti. 800 mg/d possono essere considerati per alcune infezioni e specialmente per le meningiti candidiasi invasive. Dose di carico. 800 mg il giorno 1 dose successiva. 400 mg/b in genere, la durata della terapia raccomandata per la candidemia è di 2 settimane dopo i risultati della prima emocoltura negativa e la risoluzione dei segni e sintomi attribuibili alla candidemia. Trattamento della candidiasi delle mucose candidiasi orofaringea dose di carico. Da 200 mg a 400 mg il giorno 1 dose successiva. Da 100 mg a 200 mg/b da 7 a 21 giorni, fino a quando la candidiasi orofaringea non è in remissione. Nei pazienti con grave compromissione immunitaria si possono usare periodi più lunghi. Candidiasi esofagea dose di carico. Da 200 mg a 400 mg il giorno 1 dose successiva. Da 100 mg a 200 mg/b da 14 a 30 giorni, fino a quando la candidiasi esofagea non è in remissione. Nei pazienti con grave compromissione immunitaria si possono usare periodi più lunghi. Candiduria da 200 mg a 400 mg/b da 7 a 21 giorni. Nei pazienti con grave compromissione immunitaria si possono usare periodi più lunghi. Candidiasi atrofica cronica 50 mg/b e 14 giorni. Candidiasi mucocutanea cronica da 50 mg a 100 mg/b e fino a 28 giorni. Periodi più lunghi in base sia alla gravità dell'infezione sia all'immunocompromissione o all'infezione di base. Prevenzione delle recidive e delle candidiasi delle mucose nei pazienti affetti da HIV che sono ad elevato rischio di recidiva candidiasi orofaringea da 100 mg a 200 mg/d o 200 mg 3 volte a settimana a periodo indefinito per i pazienti con immunosoppressione cronica. Candidiasi esofagea da 100 mg a 200 mg/d o 200 mg 3 volte a settimana a periodo indefinito per i pazienti con immunosoppressione cronica. Candidiasi genitale, candidiasi vaginale acuta, balanite da candida 150 mg dose singola. Trattamento e profilassi delle ricadute della candidiasi vaginale, 4 o più episodi all'anno, 150 mg ogni terzo giorno per un totale di 3 dosi, giorno 1, 4 e 7, seguiti da una dose di mantenimento di 150 mg una volta a settimana. Dose di mantenimento. 6 mesi dermatomicosi tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, infezioni da candida 150 mg una volta a settimana, 50 mg una volta al giorno da 2 a 4 settimane, la tinea pedis può richiedere un trattamento fino a 6 settimane. Tinea versicolor da 300 mg a 400 mg una volta a settimana da 1 a 3 settimane. 50 mg una volta al giorno da 2 a 4 settimane. Tinea unguium, onicomicosi, 150 mg una volta a settimana. Il trattamento deve essere continuato finché l'unghia infetta non è sostituita, l'unghia sana ricresce. La ricrescita delle unghie delle dita delle mani e dei piedi richiede normalmente da 3 a 6 mesi e da 6 a 12 mesi, rispettivamente. Comunque la velocità della crescita può variare molto in base ai soggetti e all'età. Dopo trattamento efficace di infezioni croniche di lungo termine, le unghie potrebbero restare alterate. Profilassi delle infezioni da candida in pazienti con neutropenia prolungata. Da 200 mg a 400 mg il trattamento deve iniziare diversi giorni prima della prevista comparsa di neutropenia e continuare per 7 giorni dopo la ripresa dalla neutropenia, dopo che la conta dei neutrofili sarà salita oltre 1000 cellule per millimetri 3. Popolazioni speciali anziani. Il dosaggio deve essere adeguato in base alla funzionalità renale, vedere compromissione renale. Compromissione renale. Non sono necessari adattamenti quando si effettua una terapia in unica dose. Quando invece si effettua una terapia con dosi ripetute di fluconazolo nei pazienti con insufficienza renale, inclusa la popolazione pediatrica, dovrà essere somministrata una dose iniziale compresa tra 50 mg e 400 mg, sulla base della dose giornaliera raccomandata per l'indicazione. Dopo questa dose iniziale di carico, il dosaggio giornaliero, a seconda dell'indicazione, dovrà essere modificato in base allo schema seguente.
Clearance della creatinina, ml/min, dose raccomandata, percentuale, 50-100% di 50, nessuna dialisi, 50% dialisi regolare 100% dopo ogni seduta di dialisi. I pazienti sottoposti a dialisi regolare devono ricevere il 100% della dose raccomandata dopo ogni seduta di dialisi. Nei giorni senza dialisi, i pazienti devono ricevere una dose ridotta in base alla clearance della creatinina. Compromissione epatica. Sono disponibili dati limitati nei pazienti con compromissione epatica, quindi fluconazolo deve essere somministrato con cautela nei pazienti con alterazione della funzionalità epatica, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 8. Popolazione pediatrica. Nella popolazione pediatrica non bisogna superare la dose massima di 400 mg/die. Come per le analoghe infezioni negli adulti, la durata del trattamento si basa sulla risposta clinica e micologica. Aviflucox viene somministrato in dose singola giornaliera. Per i pazienti pediatrici con funzionalità renale compromessa, vedere il dosaggio al paragrafo compromissione renale. La farmacocinetica del fluconazolo non è stata studiata nella popolazione pediatrica con insufficienza renale, per i neonati a termine che spesso mostrano principalmente immaturità renale. Vedere di seguito. Lattanti, infanti e bambini, da 28 giorni a 11 anni. Indicazione posologia raccomandazioni candidiasi delle mucose dose iniziale. 6 mg/kg dose successiva. 3 mg/kg/die. La dose iniziale può essere usata il primo giorno per raggiungere più rapidamente i livelli di STEA di state. Candidiasi invasiva e meningite criptococcica dose. Da 6 a 12 mg/kg/die in base alla gravità della malattia. Terapia di mantenimento per la prevenzione di ricadute di meningite criptococcica nei bambini ad alto rischio di recidiva. Dose. 6 mg/kg/die in base alla gravità della malattia. Profilassi della candida nei pazienti immunocompromessi. Dose. Da 3 a 12 mg/kg/die in base all'entità e alla durata della neutropenia indotta. Vedere posologia negli adulti, adolescenti, da 12 a 17 anni. In base al peso e allo sviluppo puberale, il medico avrà bisogno di valutare quale posologia sia la più adeguata, adulti o bambini. I dati clinici indicano che i bambini hanno una clearance del fluconazolo più elevata di quella riscontrata negli adulti. Una dose di 100, 200 e 400 mg negli adulti corrisponde a una dose di 3, 6 e 12 mg/kg nei bambini, per ottenere un'esposizione sistemica comparabile. La sicurezza e l'efficacia per l'indicazione candidiasi genitale nella popolazione pediatrica non sono state stabilite. I dati di sicurezza attualmente disponibili per le altre indicazioni pediatriche sono descritti al paragrafo 4, 8. Nei casi in cui sia assolutamente necessario il trattamento della candidiasi genitale negli adolescenti, da 12 a 17 anni, la posologia deve essere la stessa degli adulti. Neonati a termine, da 0 a 27 giorni. L'escrezione di fluconazolo nei neonati avviene lentamente. Ci sono pochi dati farmacocinetici a sostegno di questa posologia nei neonati a termine, vedere paragrafo 5, 2. Età posologia raccomandazioni neonati a termine, da 0 a 14 giorni, la stessa dose mg/kg prevista per lattanti, infanti e bambini deve essere somministrata ogni 72 ore. Non deve essere superata la dose massima di 12 mg/kg ogni 72 ore. Neonati a termine, da 15 a 27 giorni, la stessa dose mg/kg prevista per lattanti, infanti e bambini deve essere somministrata ogni 48 ore. Non deve essere superata la dose massima di 12 mg/kg ogni 48 ore. Modo di somministrazione. Aviflucox può essere somministrato sia per via orale sia tramite infusione endovenosa, in base allo stato clinico del paziente. Nel passaggio dalla via endovenosa a quella orale, o viceversa, non è necessario modificare il dosaggio giornaliero. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo, ai composti azolici correlati, o ad una qualsiasi degli eccipienti, vedere paragrafo 6, 1. La somministrazione concomitante di terfenadina è controindicata nei pazienti sottoposti a terapia con aviflucox a dosi multiple e 400 mg/die, sulla base dei risultati di uno studio di interazione con dosi multiple.
la somministrazione concomitante di altri farmaci che prolungano l'intervallo QT e che sono metabolizzati tramite il citocromo P450, CYP3A4, come cisapride, astemizolo, pimozide, chinidina e eritromicina, è controindicata nei pazienti sottoposti a terapia con fluconazolo, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego tinea capitis. Il fluconazolo è stato studiato per il trattamento della tinea capitis nei bambini. È stato dimostrato che non è superiore alla greseofulvina e che il tasso generale di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. L'uso concomitante dei seguenti medicinali è controindicato. Cisapride. Sono stati riportati casi di eventi cardiaci tra cui torsioni di punta in pazienti sottoposti a somministrazione concomitante di fluconazolo e cisapride. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Aviflucox insieme ad altri farmaci come Abstral, Actic, Agilev, Aircort, sospensione, Aircort, spray, Algedon, Algram, Alfeus, Alvand, Amaril, Ancilleg, Aranda, compressa rivestita, Arcas, Atoris, compressa rivestita, Atorvastatina ABC, compresse rivestite, Atorvastatina Accord, Atorvastatina Almus Pharma, Atorvastatina Alter, Atorvastatina Aristofarma, Atorvastatina Aurobindo, Atorvastatina Doc, Atorvastatina EG, Atorvastatina GIT, compresse rivestite, Atorvastatina Corca, Atorvastatina Milan Generics Italia, Atorvastatina Pensa, Atorvastatina Pfizer, Atorvastatina Sandoz GmbH, Atorvastatina San, Atorvastatina Technigen, Atorvastatina Teva Italia, Atorvastatina Zentiva, Atover, compresse rivestite, Atover, compresse rivestite, Batiflox, BDN, Bodinet, Bodix, Bucolam, Budesonide Sandoz, Budesonide Teva, Budesonide Viatris Novolizer, polvere, Budixan, Budineb, Cafergot, Cardiovasc, compressa rivestita, Colib, compresse rivestite, Coleama, Coripren, compresse rivestite, Cortiment, Coumadin, Downhill, Depas, Diebrezide, Diaglimet, Diamel, Diamicron, compressa a rilascio modificato, Didergot, Doclevo, Dogetic, Domperidone ABC, Domperidone Doc generici, Domperidone G, Domperidone Giuliani, Domperidone Milan Generics, Domperidone Sandoz, Domperidone Teva, Dramion, compressa a rilascio modificato, Ducressa, Duores Spiromax, Aerosol, Durfenta, Durogesic, Effentora, Eltair, Eltairneb, Enalapril Lercanidipina Doc, Enalapril Lercanidipina EG, Enalapril Lercanidipina Corca, Enalapril Lercanidipina Milan Pharma, Enalapril Lercanidipina Teva, compresse rivestite, Entocir, Epifloxin, Eritromicina ID, crema, soluzione, eritromicina ID, gel, eritromicina lattobionato Fisiofarma, ezetimide atorvastatina doc, ezetimide simvastatina alnus, ezetimide simvastatina alter, ezetimide simvastatina aurobindo, ezetimide simvastatina doc generici, ezetimide simvastatina EG, ezetimide simvastatina corca, ezetimide simvastatina Milan, ezetimide simvastatina Sandoz, ezetimide simvastatina San, ezetimide simvastatina Technigen, ezetimide simvastatina Teva, ezetimide simvastatina Zentiva, Falev, Fempatc, Fenroo, Fentalgon, Fentanest, Fentanilaristo, Fentanilameln, Fenticer, Fenvel, Findatur, Floxistil, Floxsine, Fobuler, polvere per inalazione, G-Bitter, polvere per inalazione, Gleucos, Gliben, Glibomet, Gliboral, Gliclazide doc generici, Gliclazide EG, Gliclazide CK, compressa a rilascio modificato, Gliclazide laboratori eurogenerici, Gliclazide Molteni, Gliclazide Milan Generics, Gliclazide Pensa, Gliclazide Sandoz, compressa a rilascio modificato, Gliclazide San, Gliclazide Teva, Gliclazide Teva Italia, Gliclazide Zentiva, Gliclazide Zentiva Lab, Gliconorm, Glicorest, Glimepiride Accord Altcare, Glimepiride Aurobindo, Glimepiride EG, Glimepiride Sandoz GmbH, Glurenor, Goltor, Grey, compressa rivestita, Imbruvica, Inegi, Instanil, Intesticort, Ipnovel, Inarc, Kesol, Kexerolt,
chinofta, cleectica, colester, crustat, lauromicina, compressa, lauromicina, unguento, lemaxil, lercadip, compressa rivestita, lercanidipina aurobindo, lercanidipina doc generici, lercanidipina EG, lercanidipina Milan, lercanidipina Ratiofarm Italia, lercanidipina Sandoz, lercanidipina San, lercanidipina Tecnigen, lercanidipina Zentiva, lercaprel, compresse rivestite, lercaprel, compresse rivestite, leviosa, levobat, levodrop, levofloxacina ABC, levofloxacina Accord, levofloxacina Almus, compressa rivestita, levofloxacina Alter, levofloxacina Aristo, compressa rivestita, levofloxacina Aurobindo, levofloxacina Bioindustrial IM, levofloxacina Doc, levofloxacina EG, compressa rivestita, levofloxacina Galenica Sense, levofloxacina GIT, compressa rivestita, levofloxacina ICMA, levofloxacina Cabi, levofloxacina Corca, levofloxacina Milan Generics Italia, levofloxacina Pensa Pharma, levofloxacina Sandoz, compressa rivestita, levofloxacina San, compressa rivestita, levofloxacina Tecnigen Italia, levofloxacina Teva, levofloxacina Zentiva, levoxacin, levoxigram, lipenil, liponorm, lisitens, loviuxta, lovastatina Doc, lovastatina EG, lovastatina Milan Pharma, lovastatina Teva, lovinacor, marxide, matrifen, medipo, melemib, metergin, midazolam Accord Healthcare, midazolam Bioindustrial IM, midazolam Amylin Pharmaceuticals, midazolam IBI, miflomide Brezaler, Minidiab, Motilium, Nidipress, Oftaquix, Collirio, Omegastatin, Omistat, Orvatez, Pasaden, Pecfent, Peridon, Pripsar, Pulmaxan, polvere, Pulmaxan, sospensione, Pulmelia, Quinsair, Ranexa, compressa a rilascio modificato, Rapamune, compressa rivestita, Rapamune, soluzione, Raxar, Rixstat, Riges, Rosim, Samsca, Seglor, Setorilin, Sevendoc, Simbatrix, Simvastatina Arc, Simvastatina Accord, Simvastatina Almus, Simvastatina Alter, Simvastatina Aristo, Simvastatina Aurobindo, Simvastatina Doc, Simvastatina EG, Simvastatina GIT, Simvastatina Exal, Simvastatina Corca, Simvastatina Milan Generics, Simvastatina Pensa, Simvastatina Sandoz, Simvastatina San, Simvastatina Tecnigen, Simvastatina Teva Italia, Simvastatina Zentiva, compressa rivestita, Simvastatina Zentiva, compresse rivestite, Sincol, Sineflox, Sinestic Turboaler, Aerosol, Simvacor, Simvalip, Simvat, Sirturo, Sivastin, Solosa, Sopavi, Staticol, Suan-M, Summaflox, Simbicort, Aerosol, Simbicort Mite, Talentum, Tandemact, Tavacor, Tavanic, compressa rivestita, Tavanic, soluzione, uso interno, Taxat, Torvaptanteva, Torisel, Torvacol, Torvast, compressa, compressa rivestita, Torvast, compressa masticabile, Totalip, compressa, Totalip, compressa masticabile, Tovanira, Trissil, Triveram, Tiverb, Vastat, Vastgen, Vastin, Vellofent, Virdex, Visuflox, Vitorin, Xarator, Xipocol, Zanedip, compressa rivestita, Zanipril, compresse rivestite, Zestan, Zevistat, Zinerit, Zocor, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Aviflucox durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Aviflucox durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Uno studio osservazionale ha indicato un rischio aumentato di aborto spontaneo nelle donne trattate con fluconazolo durante il primo trimestre. Sono state riportate anomalie congenite multiple, che includono brachicefalia. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sugli effetti di Aviflucox sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. I pazienti devono essere avvisati che possono occasionalmente verificarsi capogiri o convulsioni, vedere paragrafo 4.8, durante la terapia con Aviflucox, e che non devono guidare o azionare macchinari nel caso in cui si manifesti uno di questi sintomi. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse più frequentemente segnalate, 11, sono cefalea, dolore addominale, diarrea, nausea, vomito, aumento della lanina aminotransferasi, aumento dell'aspartato aminotransferasi, aumento della fosfatasi alcalina e rash.
Durante il trattamento con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono stati riportati casi di sovradosaggio con il fluconazolo e contemporaneamente sono state segnalate allucinazioni e comportamento paranoico. In caso di accidentale sovradosaggio, si può rendere necessario un trattamento sintomatico, con un'adeguata terapia di supporto ed eventualmente lavanda gastrica. Il fluconazolo viene escreto in massima parte attraverso le urine. Una diuresi forzata aumenta probabilmente la percentuale di eliminazione. Una seduta di emodialisi di 3 ore diminuisce i livelli plasmatici di circa il 50%. Proprietà farmacodinamiche e classificazione ATC. Categoria farmacoterapeutica. Antimicotici per uso sistemico, derivati triazolici. Codice ATC. Ilunga 02AC01. Meccanismo d'azione. Il fluconazolo è un antimicotico triazolico. Il suo meccanismo d'azione principale è l'inibizione. Proprietà farmacocinetiche. Le proprietà farmacocinetiche del fluconazolo sono simili sia con la somministrazione per via endovenosa che per via orale. Assorbimento. Somministrato per via orale, il fluconazolo è ben assorbito, con livelli, dati preclinici di sicurezza. Negli studi preclinici sono stati osservati effetti soltanto a esposizioni considerate ben oltre i livelli dell'esposizione massima nell'uomo, il che indica scarsa rilevanza per l'impiego clinico. Carcinogenesi. Il fluconazolo non, elenco degli eccipienti. Contenuto della capsula: lattosio, silice colloidale, diossido amido di mais, magnesio stearato, sodio lauril solfato. Contenuto degli opercoli della capsula: Aviflucox 50 mg, capsule rigide, titanio diossido e 171 ossido di farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Aviflucox a base di fluconazolo sono Alozof, Canacid, Crinozol, Diflucan, capsula, Dizolo, Elazor, fluconazolo ABC, fluconazolo Accord, fluconazolo Almus, fluconazolo Aurobindo, fluconazolo Doc generici, fluconazolo EG, fluconazolo Exal, fluconazolo Milan, fluconazolo Pensa, fluconazolo Ratiofarm, fluconazolo Sandoz, fluconazolo San, fluconazolo Zentiva, Fluchimex, Flumicon, Flumos, Fluores, Fungus, Gemiflux, Clyder, Lefunzol, Lucandiol, Miconix, Muques, Riflax, Tedim, Trimicos, Vinc, Zamizol, Zerfun, Zoloder. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.